Il mio nome è Carmine, sono fotografo, alpinista, amo viaggiare e documentare l'autenticità dei posti che visito. Perché il Kirghizistan? Beh, perché no? Molti non saprebbero indicarlo sulla mappa e così io, prima di un annetto fa, quando ho scoperto questo meraviglioso posto custodito dalle inaccessibili e poco conosciute catene montuose dell'Asia centrale. Il Kirghizistan fin da subito mi ha allettato per la sua poca notorietà, ma soprattutto per la sua natura ancora molto molto selvaggia. Non essendo un paese ancora col turismo sviluppato e essendo io che amo fare le cose in totale autonomia senza l'appoggio di tour guidati, pianificazione e capacità di improvvisazione sono la differenza tra un viaggio e un incubo. Quindi partiremo dalla capitale Bishkek, attraverseremo l'intero paese passando per il più grande lago alpino del mondo, Issyk-Kul, e arriveremo a Karakol. Da lì ci sposteremo nei diversi giorni verso le montagne e andremo a visitare una ghost town sovietica fino ad arrivare quasi alle pendici dei 7000 metri che dividono il Kirghizistan dalla Cina. E per finire concluderemo l'anello intorno a questo grande lago alpino visitando strane formazioni rocciose e passi tortuosi estremamente in quota per poi culminare tutto nel piccolo lago di Songkhol. Beh, andiamo subito e partiamo. Dopo tutta la notte passata in volo, ritiriamo la macchina e ci fiondiamo subito nel traffico di Bishkek, la capitale del Kirghizistan. Dopo i primi minuti di panico alla guida, riusciamo a capire lo stile del traffico, entrare un po' nel flow, no? E ci adattiamo senza troppi problemi. Devo essere sincero, mi aspettavo che fosse molto molto più delirante, ma alla fine non è tanto diverso dalle nostre grandi città, tipo Milano, Roma e Napoli. Allora, imbocchiamo la strada principale e iniziamo la nostra lunga traversata del paese che ci porterà da Bishkek, che è l'estremo ovest, a Karakol, che è l'estremo est da cui partirà proprio il nostro viaggio effettivo. Le strade sono piene di macchine che vengono da Kazakistan, dalla Cina e da altri paesi limitrofi. Attraversiamo diverse cittadine, man mano ci allontaniamo da Bishkek, che diventano sempre più rare e sempre più rustiche. Ecco, una cosa che vale la pena raccontare e che per mia esperienza personale è condivisa da gran parte del mondo che in passato ha avuto una forte influenza sovietica è la totale noncuranza dell'esterno degli edifici. Poi dentro sono stupendi, sono curati nei minimi dettagli, ma fuori sono al limite dell'abbandonato. Non ho mai capito realmente perché. Ecco, penso che il Kirghizistan dal punto di vista della quotidianità, della situazione sociale, se volete chiamarla così, si possa riassumere in un discorso che ho fatto con mia nonna. E dopo averle raccontato del mio viaggio, che era proprio come lei mi descriveva i suoi racconti quando era bambina, le ho detto che al lato della strada trovavi gli uomini che riparavano delle macchine che erano delle carcasse incredibili, le donne col fazzolo che accudivano i bambini che magari aspettavano l'autobus, e ragazzini, bambini che avevano carretti, asinelli o che mungevano le mucche, eccetera. E mia nonna continua ad ascoltarmi senza alcun segno di stupore. Alla fine del mio racconto mi fa, nel nostro dialetto, nel dialetto abruzzese, mi fa beh, che ha fatto? E pure io e nonno te le facevamo queste cose. E questo ti dà una chiara idea di qual è la situazione attuale e della differenza con noi. Quindi, situazione sociale e mia opinione a parte, entriamo adesso nella valle del Geti Oghuz. Il Geti Oghuz è una delle tante valli che affacciano verso Karakol e è anche la più facilmente raggiungibile e quindi turistica. Abbiamo poi scoperto che ci arrivava addirittura il trasporto pubblico, i Marshrutksta, non sono mai riuscito a pronunciarlo bene, che comunque sono delle piccole camionette che fungono da autobus che passano, diciamo, un po' quando vogliono loro. Come tutte le valli, la strada costeggia il fiume e sui lati ci sono tante iurte, alcune col solo scopo di accoglienza dei turisti, altre invece per chi abita la valle e pascola il bestiame. Anche qui le iurte rappresentano l'analogo dei nostri alpeggi sulle Alpi o gli stazi sugli Appennini. E quindi, come dicevamo prima, per allontanarci un po' dagli spot turistici abbiamo proseguito sulla strada sterrata che da un certo punto in poi diventava un po' più bruttarella. O meglio, nella maggior parte del percorso in realtà era tranquillamente percorribile, terra battuta e ciottoli. Però c'erano alcune zone in cui c'erano sassi molto affioranti, appuntiti, di quelli che ti bucano le gomme, insomma bisognava prestare un po' d'attenzione, c'era fango, c'erano dei piccoli fiumiciattoli da passare, insomma però la nostra macchina era un 4x4, aveva il blocco del differenziale, insomma era adeguata per proseguire su questa strada.
Arriviamo quindi a un punto in cui lì diventa veramente impossibile proseguire e per darvi un'idea, da lì in poi noi abbiamo parcheggiato, abbiamo proseguito a piedi, da lì in poi proseguivano solo tipo i Land Cruiser oppure i camion 6x6 dell'esercito e c'erano alcuni punti veramente spaventosi, specialmente perché costeggiavano il fiume e c'erano delle svolte molto molto fangose che se tu avevi un po' inesperienza e scivolavi rischiavi veramente di ribaltarti nel fiume. Quindi scendiamo dalla macchina e siamo andati a parlare con un gruppetto di pastori che vedevamo lì in fondo, che poi parlare, cioè tiri fuori il telefono, cerchi un attimo di capire con Google Traduttore, è complesso, però alla fine ci si riesce. E quello che è successo dopo è stato incredibile. Allora, buongiorno a tutti. Praticamente siamo andati nella valle del GTO Woods con la macchina su questa strada qui che vedete. È stato abbastanza croccante. Abbiamo incontrato un gruppo di pastori, abbiamo chiesto dove potevamo dormire, uno ci ha invitato a casa sua. Ora, adesso li stiamo seguendo a cavallo. E cioè il cavallo sta portando le cose e vediamo dove ci portano. Sarà un 5 km a piedi. Non lo so, siamo curiosissimi, ci faranno mangiare e speriamo che la vista sarà fantastica. Come detto prima, stiamo incamminando verso la casa del signore laggiù che mi ha detto come si chiama, ma chiaramente non lo ricordo, tipo Yaktuk, qualcosa del genere. È estremamente difficile comunicare, non si capisce una parola, ovviamente loro non capiscono noi. Ho Google Traduttore offline, però col russo non è che traduce proprio bene. Comunque niente, abbiamo praticamente un temporale che sta arrivando, abbiamo caricato sul cavallo le cose per questa sera e ci siamo incamminati, non siamo già da 20 minuti in cammino per un sentieruccio, non so, e sono curiosissimo di vedere com'è la sua casa, la sua yurta. Ha iniziato a piovere e vabbè niente, siamo messi l'impermeabile e tutto, ma il nostro amico ha deciso che la principessa doveva andare a cavallo, quindi io ho lo zaino con tutte le cose per la notte, il kirghizzo si è caricato lo zaino di Gaia e Gaia gli ha rubato il cavallo, cioè roba mai vista. Dopo averci guidato per un paio d'ore, Yaptuk alla fine ci dice che ci sta portando a conoscere sua madre, e che abita un po' più là della valle, in un posto più o meno imprecisato, e che ci farà trovare delle ottime cose da mangiare. Allora, la mamma abita da sola lì in quella yurta che vedete, al di là del fiume, quindi siamo entrati e lei era contentissima di vedere delle facce nuove, aveva questo sorriso a 32 denti, questa gobba da nonnina, no, è stato veramente, veramente grazioso. Purtroppo non ho fatto dei video dentro perché lei... allora, non era proprio infastidita, però sembrava, insomma, avevo la sensazione che la telecamera le creasse un po' di disagio, quindi ho preferito metterla via, ho fatto qualche foto, ci ha preparato pane, burro e marmellata di fragole, che è tipicissima in Kirghizistan. E poi ci ha messo davanti anche una ciotola di latte appena munto, non so se era di cavallo o di mucca. Allora, il latte è stato l'unica cosa che non abbiamo mangiato, anche perché non so se l'aveva bollito, non so da quanto l'aveva munto, insomma, era il secondo giorno di viaggio e l'ultima cosa che volevamo avere era, insomma, problemi di stomaco in quel posto all'inizio del viaggio e quindi insomma non abbiamo assaggiato quello. Alla fine ringraziamo, salutiamo e ripartiamo in cammino e dopo un'altra ora finalmente arriviamo alla nostra destinazione, alla yurta di Yaptuk.
Siamo arrivati in questa valle che è stupenda, è un prato sterminato verde, ma verde acceso, sono pieno di cavalli. Ci siamo fermati dalla mamma del nostro amico pastore, di cui mi sono scordato il nome, l'ho detto in uno dei video precedenti, solo che era un po' indispettita dal fatto che stessi facendo riprese, perché mi ha detto chiaramente lei non parla inglese, l'unica parola che conosceva è stata tipo non metterlo su Instagram. Mi ha detto no Instagram, ma credo che abbiano paura del turismo di massa come succede nelle valli a fianco e vogliono che questo posto rimanga bello così com'è. Siamo arrivati al campo Yurta qui, che sono diverse tende, sono tutte, quella tenda così attrezzatissima, portano tutti con i cavalli e come ho detto prima hanno molta paura del turismo di massa. Infatti mi ha detto che da lì sopra, praticamente se si fa quel passo lì, si arriva ad Alakul e ha detto è uno dei posti più turistici e mi ha fatto capire che è brutto, lui vuole tenere questo posto, penso tipo, non so, segreto, quantomeno per sé. Adesso questa è la Yurta dove dormiamo. E mentre scende la sera, la mamma e la figlia iniziano a preparare la cena e noi nel frattempo ce ne stiamo all'intorno a giocare con il bimbo più piccino e con i cavalli. Finito di mangiare, entriamo nella nostra yurta e ci mettiamo a dormire in uno dei sacchi a pelo più comodi che abbia mai visto. Ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione con loro, tra l'altro ci hanno dato lo gnocco fritto, clamorosa questa non me l'aspettavo proprio, e loro lo intingono nella marmellata che credo che sia di fragole. Adesso ci hanno offerto di farci un giretto a cavallo fino a valle, però poi loro dovevano ritornare su, insomma non volevamo essere di disturbo. Allora, abbiamo fatto il giretto a cavallo e ce ne stiamo andando, ovviamente ce ne stiamo andando giusto in tempo che adesso è iniziato a piovere. Non è ancora diluvio, ma diciamo la situazione non è proprio promettente, come vedete alle mie spalle è pieno di nuvole. E niente, adesso scendiamo a valle e basta. Ci hanno lasciato un fagottino per il pranzo e niente, adesso ci dirigiamo giù. E dopo 3 ore di cammino verso valle arriviamo finalmente dove avevamo lasciato la macchina. Qui incontriamo un pastore con i denti d'oro che ci chiede prima se avessimo della vodka con noi e poi com'è stato il nostro soggiorno, e noi non abbiamo potuto rispondere altro che meraviglioso. Riprendiamo la macchina e ci dirigiamo verso la prossima tappa di questo viaggio. Yaptuk e la sua famiglia sono rimasti su nel loro campo yurta a continuare quella che per loro era un'altra giornata come tutte le altre. E insomma,
Quella che doveva essere una semplice gita in una valle qualunque si è trasformata nella cosa più autentica che speravamo di poter trovare. Nella semplicità di un campo tendato e lontano da tutte le comodità a cui siamo abituati, tra un tè e l'altro, il chai, come lo chiamano loro, abbiamo condiviso un briciolo della loro quotidianità e un po' di storia del Kirghizistan e dell'Italia. Prima di concludere questo video volevo raccontarvi un ultimo episodio. Poco prima di cena mancava all'appello uno dei figli del nostro amico e, vedendo che io avevo un drone, mi ha chiesto di cercare il ragazzo nella valle perché dovrebbe star mungendo le mucche da qualche parte. Insomma, quindi prendiamo il drone e lo cerchiamo insieme, ma senza successo. Lui non sembrava preoccupato, semplicemente farfugliato che a breve tornerà e che potevamo iniziare a mangiare anche senza di lui. Quindi, dopo un po' che eravamo a tavola, sentiamo il rumore di un cavallo al galoppo che si avvicina e che sicuramente era il figlio che stava tornando. Quindi, pochi secondi dopo, un rumore di passi ed ecco che varca la soglia della porta. Io mi aspettavo un ragazzo cresciuto, un adolescente, insomma, e invece entra un bambino di 7 anni, che era stato tutto il giorno via a pascolare e a mungere il bestiame e che ora era tornato galoppando tra le montagne. Una cosa assurda per me, o per noi, ma che per loro è l'assoluta normalità, esattamente come diceva mia nonna del resto.